Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del primo semestre 2026. Ragazzi, abbiamo la carta del sole. Quando c'è il sole di solito è un momento di espansione, il sole fa crescere la vegetazione, quindi il primo semestre del 2026 potrebbe essere un anno dedicato alla crescita della situazione lavorativa piuttosto che economica. Potrebbe essere un semestre di chiarezza mentale, anche di collaborazioni per qualcuno. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione potete trovare anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e sempre in descrizione ci sono anche i link per i 3 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Vi ricordo inoltre che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi intuitivi per il corso di gennaio 2026, che è un corso di livello intermedio. Ho anche pubblicato un corso FAST, se vogliamo, è un videocorso, è nuovo. Comunque anche di quello c'è tutto nella descrizione del video. Bene, ok, partiamo subito con un re di coppe, l'eremita, un 9 di coppe, un 10 di coppe, regina di denari, il mondo, e re di pentacoli. Cioè ragazzi, carte migliori non vi potevano succedere, non vi potevano arrivare. E adesso andiamo a vedere carta per carta e capiamo qual è il movimento più importante del semestre. In un secondo momento poi andiamo a vedere mese per mese, quindi che cosa succede quando, o perlomeno cercherò di dirvelo. E tenete presente che questa è l'ultima di 4 letture del 2026, le altre sono già tutte online e le trovate nell'oroscopo annuale stagionale. Partiamo con questo re di coppe, ragazzi. Papa, 8 di coppe e cavaliere di bastoni. Io qui ho la sensazione che questo papa potrebbe far riferimento ad un consulente, ad un mediatore, a qualche tipo di intermediario che vi aiuti, diciamo così, a girare questo 8 di coppe, perché è come se avesse bisogno di andare verso altre mete. Però è come se, appunto, non sapeste, cioè l'idea di andare oltre c'è, ma probabilmente è la strada che non si conosce ancora. E questo Papa potrebbe arrivare proprio per indicare la strada corretta da intraprendere. Andiamo a vedere l'eremita, vediamo come ce lo spiegano. Abbiamo la morte e un 9 di spade. Datemi una carta per la morte. Allora, con questo eremita devo dire che potrebbero esserci dei conflitti interni. Ehm, Qui si potrebbe trattare
Adesso poi farò anche i vari esempi per i disoccupati, gli occupati, gli autonomi, però ho la sensazione che qualcuno abbia, o meglio, deciderà di intraprendere qualche percorso o questo percorso da soli. Cioè, l'eremita è una carta di grande introspezione, ma è anche una carta che indica una solitudine ricercata. Con questo 9 di spade sento che potrebbero esserci delle preoccupazioni inerenti al passato o inerenti a questo 5 di bastoni, queste potrebbero essere dei battibecchi, delle divergenze di opinione. Sento che comunque con la morte è come se non si volesse ancora lasciare qualche cosa indietro. È come se ci si attaccasse a qualche cosa e il 9 di spade me lo spiega in un certo senso perché è una preoccupazione che avete già avuto tempo indietro e che vi attanaglia un pochettino la testa perché è come se non voleste ritrovarvi nella stessa situazione. Ok, andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo un 4 di coppe e un 3 di spade. Datemi una carta per il 3. Amanti. Datemi una carta per il 4. Devo dire che il 9 di coppe è una carta di grande appagamento, di grande abbondanza. Abbiamo la temperanza per il 4 di coppe. Sì, è una carta di grande abbondanza. A volte viene vista anche come il sogno compiuto. Io sento che qua siete in realtà in una posizione di partenza piuttosto solida, piuttosto ehm, abbondante, mi viene proprio da dire, ma ci sono certe paure del passato, certi pensieri che non vi fanno stare tranquilli. E qui è come se aveste bisogno di lavorare sull'equilibrio. Io penso che sia il vostro equilibrio. Oh, scusate. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Cavaliere di coppe e fante di pentacoli. È interessante perché qui si passa dal 9 al 10 di coppe. Poi oltretutto abbiamo Re, Regina di Denari, il mondo. Sento che inizierà qualche cosa di nuovo. Questo 9 di coppe lo vorrete trasformare in un 10. Qui c'è come una nuova direzione, se vogliamo, da dare. Però ecco, per far sì che questo 9 di coppe diventi un 10, c'è da rimettere in equilibrio qualche cosa. Io sento che o a causa di questo eremita state sacrificando qualcosa o state sacrificando una parte di voi stessi per arrivare a questo risultato o state sacrificando le relazioni. Andiamo a vedere la regina. 4 di bastoni. 4 di spade. Io credo che ci sia la necessità. Allora, per qualcuno può parlare del dirigere un gruppo, per qualcun altro può parlare della necessità di allearsi con un gruppo o con qualcuno. Andiamo a vedere il mondo.
Regina di bastoni e imperatore. È come se qualcuno stesse lavorando per costruire la propria stabilità, le proprie regole, il proprio mondo, la propria vita, devo dire. Andiamo a vedere il re. 5 di pentacoli, 10 di pentacoli, giudizio, appeso e 9 di pentacoli. Anche qui 9, 10 di pentacoli, 9, 10 di coppe. Ragazzi, secondo me, vi dico, il periodo non è malaccio, non è malaccio per niente. Secondo me questa guida potrebbe servirvi per riportare l'equilibrio che avete un po' qui. Ci sarà come un forte momento di autoesame, di introspezione. Tenete presente che l'eremita è colui che impara dalle proprie esperienze. E poi secondo me qui qualche nuovo tipo di equilibrio nasce, vuoi perché potrebbe essere una collaborazione, vuoi perché potrebbe essere un nuovo percorso di studi che vi dà possibilità di ampliare le vostre doti, le vostre risorse e quindi scalare ancora più in alto per quello che riguarda la posizione lavorativa piuttosto che il successo, quello che a voi insomma interessi. Devo dire che per qualcuno potrebbe esserci un forte cambio. Il mondo è una carta di completamento, è una carta di conclusione, è una carta di arrivo ad un risultato. E difatti poi anche qui abbiamo un 10 di coppe, un 9 di coppe. Cioè io sento che questo eremita con questo appeso alla fine del periodo come vi posso dire? Vi darà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Quello che con questo 4, dov'era? 4 di coppe, qua. Con questo 4 di coppe ancora non riuscite a vedere, alla fine del semestre si può vedere. Allora, per qualcuno ci potrebbe essere la vendita di una casa piuttosto che un trasferimento. E considerato che è il mondo, potrebbe essere un trasferimento anche all'estero o comunque dove c'è parecchia distanza. Devo dire che tutto sommato finiamo con delle belle carte e sono carte di denari soprattutto. Potrebbero forse esserci sì delle spesucce un po' impreviste magari proprio per questo cambio, per questa conclusione, però tutto sommato è un buon periodo ragazzi. Allora, se foste disoccupati, potrebbe effettivamente essere utile per voi iniziare un corso di studi, iniziare un nuovo corso di formazione, fare quel corso di aggiornamento che vi manca, perché è come se appunto vi mancasse qualche cosa per sentirvi completi. Esperienza sento che ne avete, ma probabilmente o manca un pezzo di carta o manca quel tassello per darvi come quell'autorità in più nel vostro settore. Devo dire che secondo me potrebbe essere possibile, scusate, favorevole spostarsi per riuscire a trovare questo lavoro. Secondo me vi dico anche che potrebbe esserci come qualche accordo che effettivamente sfocia in qualche impiego. Potrebbe essere in una grossa azienda effettivamente, però potrebbe anche essere un'azienda familiare, cioè o è enorme o è piccolissima, non c'è come la via di mezzo. Se ve la devo dire tutta, adesso poi vediamo che cosa mi dicono le carte mensilmente, però per adesso non vedo contratti a lungo periodo. Solo diciamo sì, i contratti ci sono, però non riesco ancora bene a definire di quanto tempo, ok? Potrebbero anche essere come accordi,
soprattutto perché avendo qui l'eremita, può essere che qualcuno decida di aprire la partita IVA, l'eremita è la carta dei lavoratori autonomi, e che quindi ci siano come degli accordi prima e dei contratti a termine dopo, no? Cioè io e te contrattiamo questa collaborazione per ipotesi 6 mesi, un anno, e vediamo come va. Per le persone che sono occupate, allora, se siete felici del vostro lavoro, benissimo, però non vi sento felici. Cioè, è come se qualcuno stesse pensando di lasciare questo lavoro per andare verso nuovi obiettivi. Anche per voi, se per caso non siete sicuri di fare questo passaggio perché vi manca quell'attestato, vi manca quella conoscenza, finché siete lì che resistete nel lavoro dove siete, iniziate già come a preparare un terreno, a preparare un piano di fuga. Quindi iniziate da subito magari a studiare, a fare quell'esperienza, a informarvi, proprio per riuscire a cambiare. E vi dico, quello che vi frega un po' non è tanto il lavoro in sé, ma secondo me l'ambiente di lavoro è quello che non sopportate. Vi dico che qualcuno potrebbe avere un aumento di livello, un aumento di responsabilità, quindi magari diventare responsabile reparto, responsabile zona, responsabile di qualche settore, sento. Non vi nego che, siccome è molto forte, c'è sia l'eremita che il 9 di pentacoli, qualcuno di voi potrebbe decidere di, non lo vedo ancora effettivo in realtà, però qualcuno potrebbe decidere di lasciare il lavoro che ha attualmente e aprire la partita IVA. Però è come se questo semestre vi servisse proprio per preparare un po' il piano d'azione, secondo me. Potrebbero venirvi in aiuto degli amici, delle persone lontane. Potrebbero esserci come degli accordi che vi aiutano a navigare il periodo. Se foste autonomi, anche qui non vi vedo tanto sereni. Però ragazzi, è un'ideologia quella che avete. In realtà non vi manca niente. Sì, probabilmente potreste espandervi. Però è come se con questo imperatore al contrario vi mancassero delle basi, vi mancassero delle regole. Vi dico, qui avete sia re e regina di pentacoli, sono due carte di pentacoli, qui anche terminiamo con parecchi pentacoli. Secondo me la situazione va bene, potreste effettivamente prendere accordi con qualcuno, vi ricordo che anche qui all'inizio c'era il Papa che è proprio il mediatore, magari per aumentare, non lo so, l'offerta ai vostri clienti, piuttosto che per aumentare le vostre conoscenze, piuttosto che anche le vostre strumentazioni, mi dicono, come se avessi bisogno di qualche cosa in più, ecco. Però nel caso le cose non stessero andando come voi volete, tenete presente che non è sempre colpa nostra, nel senso che ci sono anche un sacco di altri fattori, però è anche vero che siamo responsabili di quello che pensiamo, nel senso che quando noi pensiamo emaniamo nell'universo un certo tipo di vibrazione ed è da lì che noi co-creiamo la nostra realtà.
Se dovessimo parlare di progetti, ragazzi, sento che effettivamente qualche cosa può prendere corpo. Questi sono i progetti al di là del lavoro, ok? Vedo tanto un corso di studi, vedo tanto le mense scolastiche, come se ci fosse un qualche potrebbe anche essere del volontariato, per esempio. Però io ho proprio l'idea che, cioè i progetti alternativi andranno molto molto bene, alternativi al lavoro. E vi dico anche che se è un progetto al quale state lavorando da tanto tempo e che nel 2026 deciderete finalmente far partire, potrebbe anche darvi, per adesso piccoli, però piccole soddisfazioni, piccoli guadagni. Per quello che riguarda la situazione economica, tutto sommato molto bene. Devo dire che non va male, ragazzi, non vi manca niente nel prossimo semestre, soldi ne arrivano. Ehm, Però sento che c'è come un qualche capriccio al quale sarebbe meglio rinunciare. Ehm, Potreste avere quella vendita di quella casa di cui vi parlavo prima, o quel trasferimento, e quindi lì potrebbero esserci come dei soldi da dover gestire un po' meglio, con i quali essere un po' più oculati, però tutto sommato devo dire che le cose non vanno per niente male, ragazzi. Quindi è un semestre di crescita, quello che andrete seminando andrà crescendo, ci vuole il suo tempo, devo dire che voi siete abbastanza impazienti, però se state pianificando il piano B, andarvene dal lavoro dove siete, piuttosto che, non lo so, spostarvi per cercare lavoro in altri luoghi, piuttosto che associarvi con qualcuno per ampliare i vostri clienti, i vostri guadagni, insomma, vedo che le cose sono molto positive in questo senso, ok? Andiamo a vedere mese mese, così cerco di dirvi quando succede che cosa. Mago, re di coppe che avete già qua. 4 di coppe che avete qua nascosto. 6 di pentacoli. Imperatore. E re di bastoni. Allora, qui è molto semplice, ragazzi. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. Allora, secondo me tra gennaio e febbraio potreste incontrare questo papa, qui abbiamo il re di coppe 2 volte, che non è detto che debba essere per forza un personaggio religioso piuttosto che spirituale, è un coach, ok? Può essere, siccome è comunque un re di coppe e il papa fa riferimento al misticismo, alla religione, può essere un coach di tipo spirituale. Non è detto che sia necessariamente una persona, potrebbe anche essere un libro, un programma radio, per esempio. È come se effettivamente vi desse la possibilità di vedere quali altre alternative ci sono, vi desse un po' di spinta in avanti. A marzo abbiamo questo 4 di coppe al contrario. È come se rifiutaste di vedere qualche cosa. O sì, è come se doveste sacrificare qualche cosa e non vi rendete conto di che cos'è. Oppure proprio, diciamo che questo
Re di coppe vi mette proprio le cose davanti, non potete più dire di no, e quindi quello che fino a prima non avevate visto diventa poi un po' più chiaro. Io sento che non sarà così semplice accettare quello che vedrete, sinceramente, probabilmente per quello che anche qui avete l'appeso. L'appeso è una carta di accettazione anche. Arriviamo poi ad aprile con questo 6 di pentacoli e qui iniziano ad arrivare gli accordi, i contratti. Guardate, subito dopo a maggio c'è l'imperatore, quindi qui secondo me potrebbe essere o una compravendita della casa, quello che vi dicevo prima, potrebbe essere il contrattare un nuovo ruolo all'interno dell'azienda, piuttosto che l'imperatore è colui che crea la propria strada, crea le proprie regole, crea il proprio lavoro. È un po' anche questa, secondo me, la carta dei lavoratori autonomi. Quindi devo dire che verso la fine del periodo, sì, ma secondo me sarà solo un po' gennaio, un po' così perché c'è questo mago e non saprete bene da che parte andare, magari le idee ci sono, ma non si sa bene dove instradarle. Infatti qui abbiamo anche un 8 di coppe al contrario per la serie dove vado. Però sento che entro la fine del periodo riuscirete a stabilire qualche cosa di certo, qualche cosa di sicuro. Può essere il lavoro nuovo, può essere la nuova collaborazione, questa scelta che si fa un po' fatica a fare qui. E con il re di bastoni devo dire che giugno riuscirete, tra maggio e giugno riuscirete come a raggiungere delle vette, dei risultati concreti anche. Non sarà tempo ancora di rilassarsi, nel senso che dovete ancora seguire la cosa, stare attenti a come si sviluppano le cose, però devo dire che tutto sommato molto molto bene. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Questa qua volevo uscire, la lascio. Ok, precipitazione, dicembre, il comunicatore, la settimana che viene, rete di telecomunicazioni, estate. Qui ragazzi non vi nego che potrebbe esserci un momento di calo verso dicembre. Ora, dipendendo da quando voi state ascoltando la lettura, può esserci come, perché qui dice la settimana la prossima settimana sarebbe, no? Ehm, Potrebbe essere come importante un contatto, un dialogo, un confronto che avrete con qualcuno la prossima settimana, perché potrebbe effettivamente illuminarvi. E poi c'è questa rete di telecomunicazione per l'estate e secondo me vi invitano a creare una rete di collaborazioni, di telecomunicazioni. Ma infatti qui avete un 10, no scusate questo è il 9, 10 di pentacoli, avete il 4 di bastoni, avete il 10 di coppe. Cioè secondo me si tratta di collaborare anche magari con qualcuno di estero, non vi nego, considerate la carta del mondo, con qualcuno che magari non fa la vostra stessa cosa, collaborare con qualcuno che magari non copre il vostro stesso territorio, o potrebbe essere, non lo so, vi faccio un esempio, voi vi occupate di pavimenti, ipotesi, e iniziate la collaborazione con una ditta che produce detersivi per pavimenti particolari. Per esempio adesso c'è la resina che va tanto di moda, però è un po' delicata, e quindi è come dare un servizio in più al vostro cliente, cioè è come se doveste iniziare adesso a seminare, secondo me è questo, sapete? Sì, può essere che per qualcuno ci sia come questa sorta di lavoro autonomo e ci sia bisogno di creare come degli agganci, delle collaborazioni, sì. Andiamo a vedere un oracolo che non credo di avervi mai presentato. Allora, con questo oracolo andiamo a vedere delle credenze limitanti, ma è un po' particolare.
Allora, andiamo a vedere. Ok, prima carta. Poi abbiamo la seconda carta. E poi abbiamo la terza carta. Ok, scelgo la prima. Qui abbiamo Plutone in pesci nella 10ª casa. Per chi fosse appassionato di oroscopo dà un po' più un senso. Allora, come funziona qui la faccenda? Vedete, ci sono due bande di colori, rosso e azzurro. Io ve le leggo tutte e due e poi voi stabilirete che cos'è per voi. Scrivetemelo poi sotto nei commenti. Allora, ci sono 3 tipi di risposta. La prima risposta è spirituale, quella più alta, poi c'è una risposta mentale e poi c'è una risposta fisica, cioè più materiale. La parte rossa è un'azione che bisogna fare inerente a qualcosa, la parte blu, che dopo andremo a vedere, è un pensiero su cui riflettere. Quindi, da un punto di vista spirituale vi dicono: fai risorgere i tuoi sogni responsabilmente. La parte mentale è: esamina a fondo la tua idealizzazione del successo. Quindi potrebbe essere importante per voi definire che cos'è per voi successo. Lettura sul piano fisico: devi mettercela tutta, si parte di qualcosa di straordinario e diventa una persona di potere e ceto alto. Wow! Ok, andiamo a vedere i pensieri. Abbiamo spirituale, il bisogno del controllo di spiritualità per sperimentare definitivamente il tuo destino. Sì, è un po' come dire che dovete mettere in pratica quello di cui parlate per effettivamente concretizzare la realtà. Sotto abbiamo, da un punto di vista mentale, ossessionato dal confidare nella tua conoscenza psichica di dove stai andando. È come se qualcuno stesse cercando una direzione qui. Fisica, lotte di potere risultanti dall'indecisione della tua carriera o riguardo la tua carriera. Che interessante. Fatemi sapere, ragazzi. Allora, vi spiego. Di solito ne risuona una quando risuona. Però è come se in una di queste 6 frasi ci dovesse essere qualche cosa che vi scatena, che vi stimola, che vi fa dire: oh, ah, ecco. Sapete, devo vedere ancora una fatina. Ecco, anche qui parla di fare il lavoro di gruppo. Secondo me, ragazzi, qua si tratta di ampliarvi a livello di sociale anche. Prima vi parlavo di volontariato, no? Vi ho detto come se avessi bisogno di farvi conoscere di più. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail o diversamente lo potete fare attraverso la sezione degli abbonati. Nella parte degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di metamedicina, cioè è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione per accompagnarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Fate solo attenzione perché ci sono 2 fasce di prezzo adesso, quella più bassa è per il percorso di crescita e quella più alta
e il corso Cartomanti in un giorno, ok? Quindi fate attenzione quando vi abbonate alla fascia da scegliere. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2026 super splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!